Nello scorso video vi ho mostrato quello che è la mia nuova auto, un BMW 36 abbandonato a se stesso per 15 anni. Adesso noi dovremo prenderlo, restaurarlo completamente, modificarlo per renderla un'auto unica. Come vi ho detto nello scorso video avremmo messo la macchina sopra il ponte, ma prima di metterla sul ponte ho portato la macchina qui sotto nel GRT Garage per categorizzare tutte le parti di ricambio che ci ha dato il vecchio proprietario, quali ricambi si potevano acquistare nuovi, se si trovavano, se si potevano già prendere usati, messi bene. Sono andato a selezionare completamente tutti quelli che sono i ricambi e sono andato ad acquistare una lavagna perché ci aiuterà moltissimo in quello che saranno i ricambi e quello che dovremo andare a fare. Io spero che la lista si concluda qui perché è veramente lunga, ci sono veramente tanti lavori da fare, ma questa cosa mi piace ma non piace al mio portafoglio. Adesso mettiamo la macchina sul ponte e vediamo effettivamente quello che è la macchina. One eternity later. Ho iniziato a ispezionarla dal davanti al dietro, centimetro per centimetro, per trovare qualcosa che non andava in questa macchina. Le ho trovate? Beh, purtroppo sì. Molte persone non si rendono conto che quello che sto facendo io non è per prendere una macchina e rivenderla. Sì, capisco che comunque non posso prendere una macchina e spenderci un sacco di soldi per poi quello che è il valore, perché sono una persona normalissima e non mi posso permettere di spendere soldi a caso. Quello che sto facendo è quello di seguire la mia passione, lo faccio con piacere. Prendere una macchina che per me era già pronta e bella fatta, non ci avrei neanche registrato dei contenuti. Non è quello che voglio portare qui sul canale. Io voglio portare dei veri e propri restauri, delle elaborazioni complete, crescere con voi e voglio mostrarvi tutto quello che faccio. Voglio far vedere quello di cui sono capace, ampliare quello che so fare. Questo è un progetto che metterà a dura prova quelle che sono le mie capacità. Guardate come si muove la ruota, non c'è assolutamente niente e me ne ero accorto subito perché la ruota posteriore, come la vedevi per dritto, stava inclinata verso il dentro e mi sono subito spaventato perché vieni cameraman, facciamo vedere i nostri parafango, è stato stuccato, quindi per me qualche botta l'ha presa e ho detto hanno piegato il tutto, invece sono tutte le boccole, quindi le andremo a sostituire con un kit in poliuretano completo da tutto il posteriore, quindi semiassi differenziali, fino a quanto riguarda tutto l'anteriore. Quindi qui fai vedere quanto è fuori la boccola, com'è usurata, è completamente uscita. Lo scarico ancora è quello originale, i gommotti che sono un po' secchi. L'albero di trasmissione mi diceva il vecchio proprietario che era stato revisionato, infatti sembra che è stato toccato sia nelle viti e l'albero di trasmissione è tutto verniciato, quindi o l'hanno solo verniciato o è stato revisionato. Dopo andiamo a vedere se è a gioco. Il cambio sono andati già a sostituire quello che è un problema comune in tutti i BMW, cioè il parastrappi in gomma, cioè dell'albero di trasmissione. Anche i gommotti hanno già sostituito, solo che è tutto quanto imbrattato d'olio. Per me questo, vedendo dal colore del tappo del cambio, per me viene da sopra o dai piani qui in mezzo, quindi sicuramente il cambio andrà smontato e andrà visto quello che è la perdita. Già qui avevo fatto una modifica perché per poter fare la revisione doveva funzionare la retromarcia, aveva il bulbo della retromarcia rotto, l'ho dovuto fottere all'altra macchina che è sempre un 318 S coupé col tettuccio normali, fasto normale. Ho fatto questo specie di adattatore solo per fare la revisione, dopo andrà sostituito. Qui vedete il serbatoio dell'idroguida e con le sue clip originali, infatti guarda, se premo l'altra volta usciva anche l'olio, ma perché queste si sono slentate quindi fanno uscire completamente tutto l'olio. Andiamo a controllare se la vaschetta non è rotta perché sono gonfiati completamente quelli della barra stabilizzatrice. Andremo a controllare
controllare un po' i tubi, sostituire la cinghia dei servizi perché i cuscinetti fanno un rumoraccio assurdo quando giri. Un'altra modifica che vi faccio vedere dopo, ma qui anche andremo a smontare quelli che sono i carter della distribuzione, perché voglio andare a cambiare quelle che sono le guarnizioni, e così da fare un lavoro diciamo pulito. Andremo a sostituire il termostato, pompa dell'acqua. Vieni qui che gli facciamo vedere gli ammortizzatori, supporti, gommotti completamente andati, c'è l'olio dappertutto, infatti sono scoppiati. Andremo a sostituirli con un bel assetto regolabile. E poi abbiamo un piccolo problema per quanto riguarda i cuscinetti della ruota anteriore. Si sentiva, quando sono andato a prenderla, si sentiva veramente un rumore assordante dalla ruota di sinistra e ho trovato il problema. C'è il cuscinetto completamente andato, si sente la gabbia che gira, infatti se... Assurdo, assurdo. Così è brutto, eh? Orribile, orribile. Adesso andiamo a tirare giù la macchina e andiamo a vedere il sopra. .318 IS fiammeggiante. Problemi? Problemi. Allora, vieni qui, facciamo vedere. Convogliatore completamente... Ecco, si è staccato. Pompa dell'acqua, guardate la ventola. Pompa dell'acqua da sostituire, troppo gioco. Cinghie, rulli che fanno troppo rumore. Andremo a sostituire quelle che sono le bobine, da metterne... Quanto una così. Le bobine, che purtroppo la bobina e non mi piace, cioè è unica. Voglio andare a implementare quelle che sono le bobine dell'R8, le solite comuni, quelle rosse, per ogni candela, così da avere tutto separato. Andremo a cambiare anche quello che è il radiatore, perché ha già dei segni di cedimento per quanto riguarda il radiatore, è tutto otturato e la vaschetta inizia a essere abbastanza gonfia. Il solito comune di queste 36 è che esplode la vaschetta perché è plastica, con gli anni cricca e si spacca. Andremo a sostituire tutti quelli che sono i gommini delle viti della testata, del coperchio delle valvole, e anche la guarnizione del coperchio delle valvole, perché essendo che il motore è inclinato ha il difetto che va a danneggiare qua sotto e goccia tutto l'olio per tutto il motore. Un'altra modifica che andremo a fare è quella del tenditore della catena, perché questi motori qui ne abbiamo un esempio proprio al nostro fianco. Questa macchina qui abbiamo già sostituito il 318S perché il tenditore della catena è difettoso, infatti BMW l'ha modificato. Questo tenditore con gli anni non lubrifica più bene, fa saltare la catena, spacca tutti i pattini e quindi saltando la catena ha spaccato il motore. Quindi uno l'abbiamo già sostituito e non vogliamo andare anche a cambiare questo qui. Cambiare quello che è l'assetto, paraurti, prese, interni, short shifter, tante robe. Tenere uno stile originale ma comunque sportivo e tenuto bene. Nel prossimo episodio andremo a smontare quello che è la macchina, la andremo a portare completamente a telaio. Quelli che vedete adesso sono i ricambi, 10% dei ricambi che ho acquistato, perché se questo è il 10% vi lascio immaginare il restante 90%. Dietro la telecamera ci sono altri ricambi che sono arrivati oggi, devono arrivare, dobbiamo andare ancora a comprare. Ti invito a iscriverti, a lasciare like se vuoi vedere il continuo di questo BMW e come andrà a finire, come sarà finita. Ci vediamo nel prossimo video perché ce ne saranno delle belle. Oh, ma guarda te, ma che cavolo!